Course for the Viridian System, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici del canale, bentornati a questo nuovo video. Come possiamo dedurre dalle immagini, questa volta parliamo di unboxing e in particolare parliamo dell'unboxing relativo alla build di USS Enterprise versione D, quel modello lungo ben 70 cm e largo 50 nella parte della sezione a disco, che è stato proposto pochi mesi fa dalla Eaglemoss Hero Collector. Ospiti di eccezione quest'oggi insieme a noi il capitano Jean-Luc Picard, comandante della nave, e il suo acerrimo, diciamo, nemico. Sembra una parola un po' strana da usare per lui, ma sinceramente la sua spina nel fianco, l'onnipotente Q, che abbiamo ammirato in svariati episodi della serie e che anche quest'oggi a quanto pare sta tormentando il nostro capitano, cercando come di dargli delle spicchere sull'orecchio. Lo possiamo vedere qua. Adesso cercherò magari di farvi vedere ancora un po' di più la loro posa. Eccoli qua. Queste sono delle action figure che io trovo bellissime. Purtroppo ormai diventa difficile trovarle, ma sicuramente sono ancora molto carine da avere. Bene ragazzi, a questo punto direi che possiamo congedare momentaneamente i nostri due amici e provare a vedere cosa contiene questo pacco. Quindi di nuovo lo cutter alla mano. Eccoci qua. Allora, come sempre la Hero Collector mette della carta protettiva, cosa che non fanno tutti, quindi da questo punto di vista dobbiamo dargliene merito. Qui ovviamente c'è il solito foglio riepilogativo della spedizione, che adesso vi mostro. Allora, cosa dice? Vediamo. Allora, abbiamo le parti praticamente che monteremo riguarderanno i stage che vanno dal 47 al 50. Infatti ci viene fornito il magazine, quindi il fascicolo che conterrà queste fasi di montaggio. Poi ovviamente avremo le parti da montare numero 47, 48, 49 e 50. In più viene menzionato questo EO Certificate, che non si sa bene cosa sia. Vediamo se c'è. Innanzitutto, allora andiamo a togliere questa carta. Ecco, troviamo un altro foglio. Oh, allora dice: caro collezionista, siamo spiacenti di informarla che uno dei regali che dovrebbero essere inclusi con questa spedizione oggi è correntemente in riordino. Rimane nostra, diciamo, competenza essere sicuri che tu riceverai questo regalo speciale che fa parte in pratica della sottoscrizione che hai con noi. Stai sicuro, insomma, che noi abbiamo fatto una registrazione che dovremo mandarti, insomma, questo regalo, e appena sarà diciamo disponibile, sperando, diciamo, al più presto. Grazie per la tua pazienza, eccetera eccetera. Scusate se la mia traduzione non è proprio letterale, ma il mio inglese è un po' arrugginito. Sinceramente, Brett Coles del Customer Service. Brett Coles è il responsabile del servizio clienti per la sezione Europa della Eaglemoss, quindi è il gran capo che dirige le operazioni che ci fanno arrivare tutta la merce. Ecco, già vedo una cosa che mi fa stranire un po', questa piega brutta sul fascicolo, che per una persona come me che cerca di tenere le cose tutte belle, precise, ordinate, non è carino, però comunque rimediamo facilmente.
Allora, togliamo un attimo questo, poi chiaramente abbiamo le parti allegate. Adesso andremo a vedere meglio in dettaglio, spostando ovviamente la scatola di lato. Allora, come potete vedere è il fascicolo numero 13, quindi relativo alla spedizione per quanto mi riguarda 12. Allora, andiamo a vedere. Qui chiaramente troviamo come sempre tutte le informazioni qui sulla sinistra relative ai vari contatti con il customer service, il riepilogo di quello che troveremo in questo numero, ovvero le varie parti da assemblare, quindi come elenco, poi una guida agli episodi, come potete vedere in questo caso 3.9, il fattore vendetta dovrebbe essere Vengeance Factor, credo, non mi ricordo se Vengeance è proprio vendetta, comunque prendetela più o meno così, dal pianeta proibito di DS9 e così via, tutti gli altri riferimenti ai vari episodi, come ormai siamo abituati a vedere. Allora, troviamo l'elenco delle parti assegnate con gli stage relativi al montaggio che andremo ad eseguire nel prossimo video. In questo caso vediamo i pezzi forniti con il numero, con lo stage 47. Come al solito troviamo il solito pannellino da assemblare con le varie finestrelle, cavetto LED, viti. Poi andiamo a vedere cosa sono questi 47 D ed E. Sono le griglie di campo del motore a curvatura, quindi poi andremo a vedere bene magari dal vivo se capiamo meglio di che pezzi si tratta. E poi queste parti più lunghe 47 F e G sono allora il 47 F è chiaramente il LED, il 47 G invece sono degli adesivi clear sticker, quindi degli adesivi trasparenti che non so bene a cosa serviranno. Probabilmente serviranno per bloccare magari qualche cavo dei LED, chi lo sa. Poi vabbè, lo vedremo insomma poi in seguito. Proseguiamo, andiamo a vedere lo stage 48. Anche qui troviamo le pannellature dello scafo, questa volta un pezzo leggermente più triangolare, quindi farà la curva della sezione a disco. I pannellini riflettenti, scialuppette, finestrelle, viti e queste parti più lunghe 48i e 48H sono le griglie di campo sempre del motore a impulso, quindi probabilmente sono le parti che andranno inserite nella gondola di curvatura. Stage 49, andiamo a vedere qui, ancora una volta il pannello da assemblare con viti e scialuppe, anche qui cavo con il LED. Abbiamo ancora questi pezzi 49G ed H, che anche questi vengono indicati come la griglia di campo di curvatura del motore a curvatura appunto, e 49i che sono ancora adesivi trasparenti. Ultima parte sarà lo stage 50, con cui troveremo questa parte di pannello chiaramente legata al posizionamento del motore a impulso della sezione a disco, il suo pannellino riflettente, finestrelle, ancora una volta il cavo LED, ancora una volta troviamo le scialuppe di salvataggio e questi pezzi qui 50G e 50H dovrebbero essere sempre le griglie del motore a curvatura relative appunto alla gondola, quindi la parte diciamo posteriore. Bene, allora guardando più in dettaglio notiamo appunto che il montaggio delle parti avverrà all'incirca in questo modo. Ecco, gli adesivi trasparenti serviranno per mettere diciamo in sicurezza queste due parti tra di loro, parti che come vediamo andranno inserite nella parte più larga degli emettitori di campo, vedete questi delle griglie relative alla gondola, quindi saranno le parti interne, probabilmente servono per diffondere meglio la luce e non far vedere quegli hotspot definiti dai punti dove sono presenti i LED, quindi dovrebbe servire a rendere più uniforme e diffusa la luce interna. Andiamo a vedere ancora con il seguito del montaggio, ci fa vedere come al solito l'inserimento delle finestrelle, il passaggio delle varie cablature con i LED, l'inserimento sul pannello, sulla sezione a disco del pannello e il suo cablaggio sulla PCB, quindi sulla scheda elettronica, e il solito test luci a conferma del tutto. Nel 48 allo stesso modo troviamo il montaggio di questa parte triangolare che dicevamo poc'anzi, il suo test luci, il suo posizionamento sempre sulla sezione a disco, come vediamo andrà sulla parte in curva, il suo cablaggio
e posizionamento del cavo all'interno chiaramente della PCB. Poi chiaramente viene assemblato il resto del pannello qui di lato, vedete, e qui va inserito l'altro pezzo, diciamo, che fa da griglia di campo dentro la gondola di curvatura. Per quanto riguarda lo stage 49, allo stesso modo monteremo questo pezzo che andrà qui all'interno della gondola, sempre il montaggio del pannelletto con le finestre, il test luci, e per il 50 metteremo questi pezzi a mezzaluna nella parte posteriore della gondola. Ecco qua. Metteremo qui ancora le parti relative alle finestre e scialuppette su questo pannellino, pannello riflettente, faremo il test luce anche in questo caso e poi avremo finito. Qui abbiamo la descrizione degli episodi come sempre, con le foto tratte dall'episodio. Qui c'è una bella immagine del comandante Riker, come possiamo vedere, personaggio chiaramente a me molto caro. Qui vediamo l'immagine di un episodio molto significativo dove vediamo l'Enterprise fronteggiata da due falchi da guerra romulani. I contenziosi con i romulani erano sempre molto interessanti nella serie. Qui c'è la foto del famoso ammiraglio che voleva disertare, se non ricordo male, sempre dei romulani. Qui vediamo un Picard invecchiato. Qui vediamo altre scene. Qui vediamo un James Cromwell che in questo episodio forse non gli abbiamo dato tanto, diciamo, credito, tanta attenzione, però poi è stato l'attore che è stato scelto per il film Primo Contatto per interpretare Zefram Cochrane, quindi sicuramente con l'interpretazione di Zefram Cochrane è entrato nell'Olimpo dei personaggi principali della serie e di tutto il franchise di Star Trek, in quanto ne ha impersonificato la figura. Qui vediamo una foto del tanto amato Wesley Crusher. Qui c'è la dottoressa Crusher, sua madre. Qui vediamo un dietro le quinte dove c'è Data, Worf e la dottoressa Crusher alle prese con, diciamo, la messa a punto del copione e delle varie cose prima di girare le scene. Qui una bellissima immagine che a me piace molto relativa a Q quando fa quella sua entrata con i suonatori messicani e che Picard già china la testa in tono di rassegnazione. Qui vediamo una serie di schizzi fatti chiaramente a matita, che probabilmente rappresentano lo storyboard di come era stato, diciamo, inizialmente pensato questo episodio. Anche le immagini, vedete, vengono molto disegnate per far vedere più o meno quali sono le scene, come vengono pensate. Quindi questo è molto interessante poi andarselo a leggere. E qui di nuovo un nuovo episodio. Questo, se non erro, era quello in cui il comandante Riker era stato accusato di omicidio perché diciamo era stato trovato morto questo scienziato, questa era sua moglie, e improvvisamente sembra che non si sa come, insomma, Riker abbia fatto un po' il piacione con la signora e questa abbia preso a pretesto la cosa per farlo accusare dell'omicidio del marito, mentre invece, se non ricordo male, era proprio lei che aveva fatto il misfatto. E qui troviamo chiaramente la copertina finale del fascicolo, come ormai siamo abituati a vedere. Bene, allora guardiamo velocemente un attimo i pezzi che andremo a montare. Cominciamo dal 47. Come vediamo ci sono i viti, queste parti trasparenti, semicircolari come profilo, le finestrelle, i led e il pannellino. Questo è lo sticker trasparente, ovviamente, che andrà spellata chiaramente la parte dietro per chiudere questi pezzi trasparenti. Nel 48 invece troviamo appunto il led, queste parti rettangolari che non si vedranno molto adesso probabilmente perché
sono trasparenti, che andranno dentro la gondola, i pannellini riflettenti, finestrelle, scialuppe e il pannello da assemblare appunto con le finestre. Poi il 49, eccolo qua, troveremo ancora questi pezzi trasparenti per la gondola, ancora i LED con le scialuppe, ancora le finestrelle e ancora il pannellino da assemblare, eccolo qui, come ormai siamo abituati a fare. Ultimo dulcis in fundo, il numero 50, dove troviamo questa parte semicircolare che chiaramente andrà applicata all'estremità della gondola di curvatura, cavetto LED, scialuppe, finestrelle e pannellino, questa volta come vediamo con la forma che prevede l'installazione del motore a impulso per la sezione a disco. Quindi anche questa volta avremo diverse cose da fare e speriamo di portare ulteriormente avanti in maniera visibile questo modello, di farci apprezzare ancora di più le sue forme. Ecco, adesso mettiamo un po' tutto così. Ormai chiaramente vi ho esposto il tutto, mettiamo di nuovo i nostri amici qui da una parte per i saluti. Io vi ringrazio nuovamente per aver visto questo video e spero vi sia risultato interessante, specialmente per quelli più curiosi di voi che non stanno costruendo il modello ma che comunque ne sono in qualche modo affascinati e quindi vogliono seguire un po' tutto quello che riguarda quest'opera. Chiaramente nel prossimo video affronteremo le fasi di montaggio di queste parti arrivate oggi e io a questo punto vi saluta anche il capitano Picard, vi saluta l'onnipotente Q, saluto tutti gli amici della redazione di Extra Trek che collaborano con noi nel montaggio di questa build abbastanza gioie e dolori come ben sapete, e vi do appuntamento al prossimo video che sicuramente sarà quello relativo appunto al montaggio di queste parti. Un saluto a tutti dal vostro Andrew Riker, ciao 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 ciao, lunga vita e prosperità.